Altro piccolo suggerimento e recensione per permettervi di risparmiare un po'. Oggi vi parlerò di matite, pastelli colorati ed estensori. Man mano che si usano e si temperano, pastelli e matite diventano via via sempre più corti. Raggiunta una certa misura, cominciano a diventare scomodi da usare. Per risolvere il problema, in commercio ci sono degli appositi strumenti chiamati estensori. Ce ne sono di diversi tipi che però si possono raggruppare in due famiglie principali. Adesso le metterò a confronto per valutarne pro e contro. Questa prima tipologia di estensore è fatta tutta in metallo. La parte interna è completamente vuota, perciò un pastello, una volta inserito, può arrivare fino in fondo. L'impugnatura, rappresentata da questa parte zigrinata, si può separare dal resto grazie alla presenza di una filettatura. Inserita la matita, basta avvitare e stringere fino a quando non rimane bloccata. In commercio esiste una variante che permette di montare sull'estensore due matite contemporaneamente. I diametri però, come potete vedere dall'immagine, sono leggermente diversi. Uno misura 7, l'altro 8 mm. Quelli che ho io misurano circa 8 mm. Si tratta ovviamente del diametro interno. Perciò ci sono queste varianti pensate per matite e pastelli che hanno dimensioni diverse da quelle standard. Questa seconda tipologia è fatta con due materiali diversi, legno per il manico e metallo per il sistema di serraggio. Qui, vedete, ho anche la variante che può portare contemporaneamente due matite, una per parte. E come per l'altro modello, i diametri sono diversi. Uno è per matite comuni da 7 mm circa e uno per matite più grandi da 9 mm. I pastelli possono entrare nell'estensore solo per qualche centimetro, non di più, perché poi c'è la parte in cui il metallo si innesta sul legno. Infine c'è il manico, che ovviamente non è cavo. Per il meccanismo di blocco non c'è filettatura, ma un anello che spostato verso la sommità stringe e tiene ferma la matita. Adesso mettiamo le due tipologie a confronto. Il modello in solo metallo è in grado di accogliere anche matite un po' più lunghe, visto che l'interno è cavo. Il modello in metallo e legno invece è più adatto per pezzi piccoli. Quelli un po' più lunghi possono dare qualche problema, per due ragioni. Estensore più matita uniti diventano troppo lunghi e scomodi da maneggiare. Inoltre la matita, sporgendo così tanto dal punto di serraggio, può avere in alcuni casi un po' di gioco e non risultare ben salda. Nel modello metallico l'impugnatura è migliore per la presenza della parte zigrinata. Nell'altro le dita possono finire sulle nervature dell'anello, questo ovviamente non ne impedisce l'utilizzo, ma lo rende un po' meno confortevole, diciamo. Il modello metallico offre una maggiore flessibilità. Grazie alla filettatura è possibile stringere di più e quindi serrare anche pastelli con un diametro leggermente più piccolo. L'altro modello invece non ci riesce. Direi che abbiamo un vincitore. L'estensore fatto di solo metallo, dal mio punto di vista, è sicuramente da preferire all'altro modello. Adesso un paio di consigli. Più la matita è piccola, più diventa difficile usare un temperamatite. Perciò se davvero volete sfruttarla al massimo, ad un certo punto dovrete fare la punta con il taglierino. Vi verrà piccolina e tarchiata, ma non importa. Se avete già comprato il secondo modello e purtroppo buona parte dei pastelli che possedete sono troppo sottili e non vengono tenuti dall'estensore, vi basterà prendere dello scotch per carrozzieri, incollarne un po' sulla matita e voilà. Se invece avete il problema opposto, la matita è un po' più grande e non entra nell'estensore, vi basterà prendere una lima, anche una limetta per unghie può andare bene, e limare quanto basta la parte interessata finché la matita non entra. Bene, un'ultima cosa prima di chiudere. Gli estensori li ho comprati proprio qualche giorno fa, per questo ho potuto fare la recensione. E ho preso una confezione di 10 più 10, 20 pezzi in tutto. Non so cosa mi è passato per la testa, forse mi sono distratto un attimo. Comunque, ecco cosa ho pensato di fare. Usare quelli in metallo quando le matite hanno più o meno questa dimensione. Poi, quando diventano un po' più piccole, diciamo così, le passo sull'altro modello. In questo modo credo di poter utilizzare al meglio entrambe le tipologie di estensori. Bene, è tutto, vi saluto e se non l'avete ancora fatto vi ricordo che potete iscrivervi al canale e anche attivare le campanelle in modo da essere sempre informati sui nuovi contenuti che caricherò sul mio canale.
altrimenti passate di qua ogni tanto a trovarmi.